Se sei un amante degli animali, prima di guardare il video, voglio ricordarti di premere il pulsante iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Nel cuore del folto bosco, dove la luce del sole filtrava attraverso le foglie creando un gioco di ombre e riflessi, si dipanava una storia straordinaria, una cronaca di abbandono e resilienza, di legami spezzati e nuove alleanze. Questa storia, un canto di empatia e amore per gli animali, si intrecciava con fili di speranza e riscatto. In quel regno di alberi maestosi e fronde canticchianti, una figura umana di nome Philip prese una decisione che avrebbe scosso le fondamenta della vita di Dakota. Quest'uomo, un tempo legato da un profondo vincolo con il suo compagno a quattro zampe, compì un'azione incomprensibile: legare Dakota a un albero nel cuore del bosco e abbandonarla, come se il suo affetto fosse soltanto un ricordo sbiadito. Questo atto di crudeltà rivelava il lato oscuro dell'umanità, l'incapacità di comprendere l'anima e i bisogni dei nostri amici animali. L'atmosfera di quel giorno di abbandono era pervasa da tristezza e disperazione mentre Dakota osservava il suo compagno umano allontanarsi senza voltarsi indietro. Il sole, calandosi all'orizzonte, proiettava ombre lunghe e iridescenti, quasi a riflettere l'oscurità che si insinuava nel cuore di Dakota. Fu un addio ingiusto, un tradimento che avrebbe spinto Dakota in una lotta per la sopravvivenza in un mondo che aveva appena iniziato a comprendere. Ma tra le pieghe dell'oscurità, il destino aveva riservato un nuovo inizio per Dakota. Anni prima, Dakota era stata adottata da Philip quando era ancora cucciola. Insieme avevano condiviso momenti di gioia e compagnia, costruendo un legame che sembrava indissolubile. Tuttavia, il tempo aveva rivelato il lato più oscuro di Philip, la sua avidità e il suo mancato rispetto per l'essere che un tempo aveva chiamato amico. L'affetto di Philip per Dakota si era trasformato in un desiderio malato di guadagno. Le scelte egoistiche di Philip avevano trasformato un legame una volta prezioso in una macabra rappresentazione dell'utilizzo degli animali a scopi monetari. Anche i cuccioli nati da questa crudeltà portavano i segni del loro trattamento crudele, con fattezze da lupi che ricordavano le sofferenze di Dakota. La cagnolina stessa aveva subito indicibili tormenti. Il suo corpo e la sua anima erano stati segnati dalla ricerca di profitto a spese della sua felicità. Dopo numerose cucciolate, Dakota iniziò a mostrare segni strani. Sullo stomaco le apparvero delle macchie rosse. Il suo proprietario la portò immediatamente dal veterinario. Qui gli fu detto che l'aveva fatta accoppiare troppe volte in un breve periodo di tempo, danneggiando così il suo sistema riproduttivo. Inoltre, a causa dell'allattamento continuo, lo stomaco di Dakota aveva sviluppato problemi che si erano manifestati sotto forma di macchie rosse. Era chiaro che avesse bisogno di una pausa. Tuttavia, Philip scelse di ascoltare solo l'ultima parte delle parole del veterinario, ossia che Dakota non sarebbe stata più in grado di avere figli. Rientrati a casa, nelle prime settimane Philip si prese cura di Dakota, cercando di farla riposare e fornendole le cure necessarie. Ma col passare del tempo, i dubbi di Philip iniziarono ad emergere. Il denaro gli aveva annebbiato il giudizio e non era più contento di tenere Dakota semplicemente come compagna. Desiderava che avesse altri cuccioli, anche se questo non sarebbe stato possibile. L'ossessione per il denaro lo tormentava, persino di notte. Rendendosi conto dell'impossibilità della situazione, compì il gesto peggiore: abbandonò Dakota. E così, tra il sussurro del vento e il mormorio dei ruscelli, Dakota si ritrovò nel luogo dell'abbandono, sola. L'atmosfera del bosco sembrava carica di elettricità, come se il mondo naturale aspettasse di riscrivere la storia di Dakota. Era un'opportunità di rinascita, di redimere l'orrore dell'abbandono con la forza della resilienza e dell'amore. Nella foresta, Dakota imparò a sopravvivere. La lotta quotidiana per il cibo, la ricerca di rifugi sicuri e l'interazione con gli altri esseri selvatici la portarono a comprendere il linguaggio segreto della natura. Col passare dei giorni, il suo corpo si adattò alle sfide del bosco e il suo spirito si fortificò, come l'arco teso pronto a scoccare verso un nuovo destino. Ma la vera sorpresa arrivò quando Dakota entrò in contatto con un branco di lupi. Questi nobili predatori si mostrarono aperti nei suoi confronti, accogliendola con occhi curiosi e narici tese. La comunicazione non verbale, il linguaggio dei movimenti e dei suoni,
divenne il ponte tra Dakota e il branco. In mezzo a loro, Dakota imparò a cacciare, a difendersi e a condividere le notti stellate e i segreti della foresta. Il suo passato, fatto di abbandono e dolore, svaniva nella luce della nuova famiglia che aveva trovato tra i lupi. Ma la sua abilità migliore rimaneva la maternità, amava prendersi cura dei cuccioli, e un giorno arrivò un'occasione molto speciale. Una lupa all'interno del branco aveva partorito 3 cuccioli ma, sfortunatamente, era morta. Vedendo quei cuccioli soli, Dakota si prese cura di loro. Iniziò a seguirli e a tenerli d'occhio, proprio come avrebbe fatto una vera madre. Nessuno interferì con le sue azioni. Insegnò loro le tecniche per sopravvivere, sembravano una vera famiglia. Una famiglia che Dakota aveva cercato da quando aveva perso Philip. Così, i 3 cuccioli crebbero in salute e formarono il loro branco. Negli anni successivi, Dakota iniziò a correre e cacciare meno, ma fortunatamente, i cuccioli di cui si era presa cura tornavano di tanto in tanto per portarle del cibo. Adorava vagare per sgranchirsi le zampe, poiché sapeva che nel bosco la velocità era essenziale per sfuggire a nemici e predatori. Un giorno, come al solito, uscì a correre, ma le venne in mente l'antico albero dove era stata abbandonata, e decise di tornarci. Era un luogo in cui non era stata da molto tempo. Aveva perso l'abitudine di visitarlo, ma qualcosa la spingeva a farlo. Mentre si trovava lì, un branco di lupi proveniente da un territorio vicino si avvicinò. Questo branco non era amichevole, e circondò Dakota con i lupi che ringhiavano minacciosamente. Dakota era spaventata e comprese che era giunto il suo momento. Chiuse gli occhi spaventata e si adagiò a terra. I 4 lupi erano pronti ad attaccarla, ma all'improvviso sentì un altro ululato, quello di 3 lupi. Erano i cuccioli che aveva cresciuto, e erano giunti in suo soccorso per salvarla. Anche loro iniziarono a ringhiare, cercando di intimorire gli aggressori. Senza paura, si gettarono nella mischia per proteggere la madre adottiva. Le grida erano feroci e Dakota era preoccupata per i suoi cuccioli, ormai adulti, ma non poteva fare altro che rimanere immobile. Alla fine, la feroce battaglia ebbe termine, e gli altri lupi si allontanarono, mentre i 3 figli di Dakota rimasero accanto a lei e iniziarono a leccarla per confortarla. Erano feriti, ma non gravemente. Ma il destino non aveva ancora finito di intrecciare le vite di Dakota e Philip. Quando i figli canini che Dakota aveva allevato da cuccioli la difesero da lupi rivali, Philip riapparve sulla scena. L'atmosfera era densa di emozioni contrastanti, un tappeto di ricordi spezzati e ricerca di nuovi inizi. Questa volta, però, Dakota non corse verso Philip, ma dai cuccioli che aveva cresciuto e protetto. Era un segno di giustizia, di quel ciclo senza fine in cui le azioni ritornano al mittente, dove l'amore e la lealtà trionfano sull'egoismo e la crudeltà. Così, mentre il sole si nascondeva dietro le montagne e il cielo si tingeva di sfumature dorate e rosa, Dakota e i suoi figli lupi si ritirarono nel bosco. Il coro dei grilli li accompagnava mentre si allontanavano, un inno alla libertà e all'unione. La foresta, un tempo testimone dell'abbandono e dell'agonia, ora era il palcoscenico di una rinascita, un luogo dove le ferite si trasformavano in stelle, e il cuore di Dakota batteva all'unisono con il ritmo primordiale del bosco. In quel contesto naturale, tra foglie e ombre, la storia di Dakota restava come un monito, un richiamo all'amore e alla compassione per tutte le creature viventi. La resilienza di Dakota, il suo adattamento al mondo selvaggio e il suo legame con il branco di lupi ci insegnano che il tempo, la pazienza e l'amore possono lenire le ferite più profonde. È un richiamo a considerare il legame tra gli umani e gli animali non come un rapporto di dominio, ma come un partenariato in cui ogni creatura ha un ruolo unico e prezioso. Ricordiamo che le nostre azioni possono avere un impatto duraturo sulla vita di coloro che ci circondano, indipendentemente dalla specie. La storia di Dakota ci invita a riflettere sulla nostra responsabilità di proteggere e nutrire il mondo animale, affinché ogni essere possa vivere una vita ricca di amore, rispetto e dignità. Se ti è piaciuta questa storia, metti un mi piace al video e iscriviti al nostro canale. Ti lasciamo con altri 2 video che potrebbero piacerti. Se anche tu sei un appassionato di animali come noi,
Ti consigliamo di guardare gli altri video nel nostro canale e di condividere questo video con i tuoi amici. Scrivi anche nei commenti cosa pensi di questa storia. Grazie per aver dedicato il tuo tempo a guardare questo video.